Vincent van Gogh è considerato oggi uno dei più grandi artisti di sempre, ma in vita le sue opere erano poco conosciute e apprezzate. Pare che abbia venduto un solo dipinto. Oggi il suo ritratto del dottor Gachet vale più di 100 milioni di dollari. Pur essendo appassionato di disegno fin da bambino, Van Gogh comincia a dipingere solo verso i 30 anni. La vita di Van Gogh è caratterizzata dal malessere psichico. Non si sa con certezza quale fosse la malattia, ma l'artista soffriva di attacchi di panico e allucinazioni, alle quali reagiva con atti di violenza e tentativi di suicidio, seguiti da uno stato di torpore, il tutto aggravato dall'alcol. Aveva un rapporto molto stretto con suo fratello Theo, mercante d'arte che per anni lo sostenne economicamente. Legame che è testimoniato dalle oltre 600 lettere che Vincent inviò al fratello. Nel 1879 Van Gogh si reca nelle regioni minerarie del Belgio per prendersi cura dei malati e predicare la Bibbia ai minatori. Decide di vivere come loro, in povertà e dormendo in una baracca. Gli umili, i lavoratori dei campi e i minatori sono i soggetti preferiti da Van Gogh, oltre ai numerosi autoritratti, ai paesaggi, ai dipinti con cipressi e alla rappresentazione di campi di grano e girasoli. Alcuni avvicinano lo stile di Van Gogh all'impressionismo, ma nelle sue opere non descrive la realtà dal suo punto di vista. La realtà diventa una creazione e una rappresentazione dell'io interiore dell'artista. Per questo è considerato un pioniere dell'espressionismo. Su consiglio del fratello Theo, Van Gogh si trasferisce ad Arles, nel sud della Francia, per vivere con il pittore Gauguin. Non fu un rapporto facile. Pare che un giorno Van Gogh inseguì Gauguin in strada con un rasoio minacciandolo. Ma la situazione degenerò del tutto quando, ubriaco, Vincent scagliò un bicchiere contro l'amico. Quel giorno Gauguin decise di lasciare Arles. Nel 1889 Van Gogh, in preda alle allucinazioni, si mozza con un rasoio a metà dell'orecchio sinistro e lo spedisce a Rachele, prostituta di un bordello che frequentava con l'amico Gauguin. Van Gogh muore a soli 37 anni per un colpo di rivoltella, probabilmente autoinferto. C'è però chi sostiene che non si sia trattato di un suicidio, ma che sia stato un incidente. Secondo alcuni fu colpito per sbaglio mentre vagava per i campi da due ragazzi che giocavano con una pistola.